Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un'estensione di quella che di solito faccio sul lavoro, raggruppata per tre, con tre segni zodiacali. Questo mese andiamo a vederla per esteso. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche lavorative per il mese di dicembre. Abbiamo il Papa, ragazzi. Devo dire che il Papa è una buona carta per il lavoro, perché parla di contratti, parla di ufficializzazioni, parla di qualcuno che guida un gruppo, quindi si potrebbe anche trattare di qualche promozione per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. Sempre in descrizione c'è anche il link al video per il corso di tarocchi di gennaio 2024, quindi sono già aperte le iscrizioni. Se ne volete sapere di più potete iniziare a guardare il video oppure scrivermi un'email. Bene, allora partiamo subito con un cavaliere di bastoni. Abbiamo la carta del diavolo. Abbiamo il carro, il 4 di coppe, un 7 di coppe, fante di bastoni e 3 di coppe, ragazzi. Allora, devo dire che partiamo da questo cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, molto facilmente un collega, un fratello, un collaboratore, o come l'idea che sia qualcuno al vostro pari, ecco, diciamo così. Vi dico però che c'è anche con questo diavolo al contrario una certa situazione o un momento, un po' di costrizione, un po' di condizionamento se vogliamo nel mese di dicembre. Però poi vedo anche il carro, quindi è come se ad un certo punto ci si decidesse a dare una direzione, a spostarsi insomma da questa tossicità. Partiamo dal cavaliere, andiamo a vedere subito. Ok, fante di bastoni che avete già qui, quindi è un'energia che si ripete, e asso di coppe. Allora, devo dire che qui è come se ci fosse una volontà di movimento, però è più un istinto che non, cioè è più un desiderio, diciamo, che non un sentimento, come vi posso dire? Perché c'è anche il diavolo, io qui ho la sensazione che ci sia qualche questione legata al potere personale. Andiamo a vederlo questo diavolo. 7 di pentacoli e re di coppe. Sì, ripeto, qualcuno sta aspettando un'approvazione piuttosto che un aumento di ruolo, piuttosto che un riconoscimento. È interessante perché le due coppe che ci sono girate al contrario. Andiamo a vedere il carro. Sette di bastoni e mondo. Allora ragazzi, il movimento che vi porterà a fare il carro è dovuto dal fatto che non siete soddisfatti di quello
che avete fondamentalmente. Devo dire che sia, cioè, tra il carro e il mondo, ho come la sensazione che molte persone, allora, o potreste spostarvi per motivi di lavoro, o potreste spostarvi dall'attuale lavoro, quindi direttamente mi viene da dire anche, non so se proprio a dicembre cambierete lavoro, ma perlomeno lo penserete, perché comunque c'è questo 7 di pentacoli che rallenta un po' l'energia. Ehm, Andiamo a vedere il 4 di coppe. Ecco, diavolo un'altra volta. E il re di pentacoli. Dunque ragazzi, ho la sensazione che se ci sia una collaborazione nuova, o insomma vi propongono una collaborazione, fate attenzione che le cose siano in equilibrio, perché qui ho come l'idea che con due volte il diavolo ci sia parecchia tossicità. E vi dirò un'altra cosa, soprattutto nel caso dobbiate muovere dei soldi, fare investimenti, chiedere finanziamenti, fate attenzione a cioè ai movimenti monetari che fate nel mese di dicembre perché c'è tanta tossicità. Ok, manca un 7 di spade e poi siamo a posto, cioè nel senso. ehm, Quando c'è il diavolo si parla anche di denaro illecito, di denaro guadagnato ehm, in modo non proprio legale. Ho come l'idea che questa persona, se fosse una collaborazione, ipotesi, che questa persona si dipinga, si presenti molto più ricca, molto più abbiente, molto più saccente di quello che in realtà è. Andiamo a vedere 7 di coppe. Fu due carte di pentacoli, regina di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che il mese di dicembre sarà particolarmente trasformativo perché è come se con questo 7 di coppe vi rendeste conto di questo diavolo. È una carta di illusioni, è una carta che parla di qualcuno che ha in mente tante cose, è un po' anche una carta che parla di energia che è dispersa. Però qualcuna di queste idee potrebbero diventare concrete. Il punto qual è? È che siete voi che non avete abbastanza fiducia in voi stessi da riuscire a credere di poter fare tutto da soli. Per qualcuno, ragazzi, fa riferimento a una relazione all'interno del luogo di lavoro che non si può sviluppare, come se ci fossero degli input, magari da ambedue le parti, ma non si va oltre una certa soglia, diciamo. Sta di fatto che è come se avessi bisogno di valutare di più voi stessi. Il diavolo è sempre una carta che schiaccia, cioè la carta no, è l'energia del diavolo che schiaccia e sminuisce soprattutto, rende piccoli e mi viene fuori soprattutto da queste due carte al contrario. Il fatto è che è come se avesse tante belle idee in testa, in effetti, però c'è qualche cosa dentro di voi che vi fa credere di non essere all'altezza. Alle volte il diavolo può essere la vocina interna, il critico interiore che ci sgrida spesso, che ci vorrebbe perfetti e che quindi non ci fa mai sentire all'altezza. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo la torre e un 2 di bastoni. Ragazzi, qui è interessante perché avete il fante di bastoni qua e il fante di bastoni qua. C'è la torre anche. Vi dicono che in un certo modo cadranno alcune certezze che avete o su questo fante di bastoni o sull'idea, su quel tipo di collaborazione, mi verrebbe da dire.
E in questo caso il Papa potrebbe fare riferimento a una guida, come se aveste bisogno di riconnettervi con l'io superiore per avere appunto una guida dall'alto. Vi dico, ho la sensazione che per molte persone sia un discorso di potere all'interno del posto di lavoro, come se fosse un incarico, un ruolo nuovo. Può anche essere che qualcuno qua, ragazzi, vi abbia detto: no, no, non ti preoccupare, quel posto sarà tuo, vedrai che quando quel posto sarà tuo. E poi invece vi dico, con questa torre ci sono poche probabilità. E avete anche comunque un 2 di bastoni, quindi sarete poi portati a guardare al futuro. Vi dico, la torre si destabilizza, ma normalmente non è mai male, soprattutto in questo caso che avete due volte la carta del diavolo, che rappresenta l'ego, e la torre rappresenta la caduta dell'ego. Quindi tutto quello che, diciamo, a dicembre potrebbe esservi stato costruito a livello di castelli in aria proprio, potrebbe, diciamo, verso la fine di dicembre, inizio di gennaio, crollare, effettivamente come se iniziasse a vedere più chiara la realtà. E terminiamo con un bellissimo 3 di coppe che andiamo a vedere. Ok, 8 di bastoni, la morte e l'appeso. Allora, qui a quanto pare qualcuno si deciderà a comunicare, a fare una comunicazione. Mi viene da dire di una fine ciclo, di un fine ciclo perché abbiamo la morte, però anche con questo appeso al contrario, l'appeso è una carta che parla di uno sblocco quando è al contrario, quindi ad un certo punto è come se una volta che arriva questa torre, che non è detto che sia necessariamente qualcosa di super grave, ok, può anche essere il fatto che pensavate che quella persona fosse, non lo so, potente e potesse sistemarvi per la vita, invece vi rendete conto che no, è stata solo una delle tante illusioni, ok? Però comunque è come se vi lasciaste indietro un po' queste idee. E la carta dell'appeso mi dice che è finita, ok? È finito il periodo di attesa, quello che vedevamo qua con questo 7 di denari. È finito il periodo di dove si rimane in attesa che qualcun altro ci dica come fare, che qualcun altro ci dica che cosa fare. È una carta comunque di raccolta, eh? Il 3 di coppe è una carta che ci parla della raccolta, della vendemmia proprio. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi dice, che altro consiglio. Sì, però io qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che o a livello romantico o a livello di progettualità lavorativa stia in qualche modo influenzando la vostra vita, sia lavorativa ma anche economica, perché fate attenzione a spostare soldi in questo periodo, perché soprattutto dove, come e per chi li spostate. Vi dico, se siete disoccupati, ragazzi, sento che c'è una figura in particolare che vi vincola un po' nel cercare il lavoro. Non so se la figura può essere magari un parente, un familiare, qualcuno da accudire, che quindi siate vincolati negli orari, perché qui mi viene fuori una questione anche di tempo. Andiamo a vedere Osho. Vi dico, anche se siete autonomi, lì fate attenzione ai nuovi investimenti, e se siete dipendenti, ehm, guardate, mi viene da dire, lavorate a testa bassa, non chiacchierate troppo in giro, non state ad ascoltare le male lingue e sì, perché c'è due volte il diavolo, infatti, abbiamo anche lottare. Andate avanti a testa alta per le vostre cause e per quello che riguarda i pettegolezzi, le dicerie, i battibecchi, voi tenete la testa giù, fate finta di non sentire, fate come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. Dicono che sia l'11° comandamento, no? Farsi i fatti suoi, farsi i fatti propri. Allora, e l'altra carta è il giudizio. È come se a un certo punto arrivasse un'illuminazione, una comprensione, una presa di consapevolezza. Difatti qui avete la torre,
la torre vi farà vedere la realtà e difatti anche qui andrete oltre le illusioni. Guardate, ve la metto proprio qua vicino alla torre, proprio dopo la carta delle illusioni. E qui sì, la lotta io ce la vedo bene in mezzo a questi due diavoli perché, ripeto, il diavolo è sempre un'energia un po' compressa, un po' antipatica. È come se ci fosse qualche cosa di cui ancora voi non vi rendete conto, diciamo verso gli inizi di dicembre, ma che verso la fine di dicembre, inizio dell'anno sarà ben ben chiaro a livello lavorativo. Non vedo grossi contratti a lungo termine per i ma un po' per tutti in realtà. Ma perché c'è questa cosa che avete in piedi che vi condiziona tanto, vi asciuga tanto tempo. Andiamo a vedere le fatine. Allora, la prima carta è motivazione e qui vi dice che tutto quello che avete pianificato, programmato, organizzato fino ad adesso, o qui nello specifico dice nel momento dell'inverno, ok? Ehm, Poi in primavera è ora di metterlo in pratica, quindi se siete in una fase di studio di un nuovo progetto, di una nuova collaborazione, insomma, datevi un tempo che potrebbe essere quello dei 3 mesi invernali e poi in primavera, insomma, bisogna iniziare a rendere effettivo, a mettere in pratica questo progetto. Questa carta vi invita ad uscire, vi invita a stare in mezzo alla natura, ad ascoltare anche i suoni della natura e di sentirvi tutt'uno con Madre Terra. È un po' come se ci fosse questo bisogno di riappropriarsi della propria natura. Wow, e poi abbiamo questa carta che parla di fioritura. E vi dice di imparare fondamentalmente dalle vostre esperienze passate e di illuminare tutti quelli che sono i vostri attuali lati d'ombra o le proiezioni, aggiungerei io, in modo appunto che utilizzando l'esperienza del passato riusciate a fare chiarezza in quelle che sono gli avvenimenti del presente. Amici di Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di ispirazione, insomma, sia stata fonte di riflessione. Potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al corso di Tarocchi, la mail per avere maggiori informazioni è questa. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!